Buongiorno a tutti e benvenuti nella cucina di Cosa Bolle in Pentola. Oggi vi presento un altro tipo di borek, ne abbiamo già parlato nell'altra ricetta, una tipica ricetta turca. Vediamo che cosa ci occorre. Ci occorre della farina, dell'olio di oliva, dell'aceto di mela o di uva, del prezzemolo, del lievito per dolci, la ricotta, la yufka o la pasta fillo come troverete voi in Italia e un uovo di cui utilizzeremo poi il rosso più tardi. Questi sono gli ingredienti che poi vi metto tutto in dettaglio in descrizione. Partiamo con la ricetta. Vado a tritare il prezzemolo che naturalmente ho già lavato. Lo vado a tritare molto grossolanamente. Direi che più o meno ci siamo. E lo vado a mettere all'interno della ricotta. A questo punto mescoliamo e il ripieno è pronto. Passiamo ora alla pastella. Per la pastella versiamo l'aceto, l'olio, la farina e una puntina di cucchiaino di lievito per dolci. Mescoliamo. La pastella è venuta un pelino densa, quindi direi che posso aggiungere un altro goccettino di olio che qui c'è per ottenere una consistenza leggermente più liquida. Direi che adesso ci siamo come consistenza. Vedete, deve un pochettino essere un po' liquida e poter colare. Ok, ora vado a prendere la yufka o la pasta fillo. Allora apriamo la yufka. Come vedete è un po' fuori forma rispetto al mio banco, ma capirete comunque l'operazione da fare. Vado a prendere la salsa che abbiamo preparato e ne vado a versare circa la metà su questa sfoglia. Poi la vado a distribuire tirandola anche un pochino verso i lati. Se la fate un pochino più liquida, la pastella sarà un pochino più facile distribuirla. A me questa volta è venuta leggermente densa, secondo me a causa anche del caldo. Apriamo sopra ora un'altra yufka, quindi un altro strato di pasta, cercando di farle combaciare naturalmente, e a questo punto mettiamo l'altro strato di pastella che c'è rimasta. Di nuovo spalmiamo molto bene. Ora tagliamo a metà con un coltello ed ancora a metà.
abbiamo praticamente 4 triangoli. Da ogni triangolo ricaviamo 3 parti. Quest'altra parte sotto la farò dopo perché mi sborda dal tavolo, quindi non riesco a farla in questo momento. Ora vado a prendere la nostra ricotta con il prezzemolo e ne andiamo a mettere un po' su ogni praticamente base di questi triangoli che abbiamo creato. Ora cominciamo a rotolare praticamente dalla base, tenendo un po' compatto il ripieno. Pieghiamo leggermente così alla base i lati e continuiamo ad arrotolare fino alla punta. Cerchiamo di tenerlo un pochino strettino. Ed ecco che abbiamo già il nostro primo borek. Continuiamo. Questa qua mi sembra un po' poco formaggio. Questa piegatura iniziale che vado a fare serve per evitare che in cottura poi possa uscire il formaggio. Il formaggio in genere non ha questo problema, ma se utilizzate altri ripieni, che potrebbe essere un ripieno di patate, un ripieno di carne, potrebbe essere che esce fuori, ecco. Prendiamo la teglia che ho già rivestito con carta da forno e li appoggiamo. Non lasciatevi troppo tempo sul piano perché l'umidità tende a fare appiccicare la pasta, quindi cercate di fare subito questa operazione. Ora procedo con la pasta che mi era rimasta sotto, che non ero riuscita a tagliare. Quindi da questo spicchio ne dobbiamo tirare fuori 3. Formaggio, è rimasto un pochettino di formaggio, ma come vedete la dose è più o meno corretta. Andiamo ad arrotolare. Ecco fatto. Ora che abbiamo terminato, li mettiamo sulla teglia, possiamo o congelarli così e cuocerli a necessità, direttamente prendendoli dal freezer, oppure siamo pronti per andarli a infornare se decidiamo di cuocerli subito. Ma prima di fare questa operazione andremo a passare sopra il tuorlo d'uovo, così verranno belli dorati. Ho preparato anche un misto di semi di sesamo e adesso quando mi viene il nome ve lo dico. Intanto rompo l'uovo. Cumino. Ecco, mi è venuto in mente il nome. Come sapete l'uovo serve per dare sopra la doratura, ma nello stesso tempo in questo caso per far sì che i semi che andremo a mettere rimangano abbastanza attaccati. Nel frattempo avevo acceso il forno,
a 180 gradi. Ormai li mettiamo tutti così. Ok, vado a infornare. È trascorsa circa una mezz'ora. Ecco qua i miei borek, belli dorati come piacciono a me. Ci vediamo dopo per la prova croccantezza e assaggio. Questa ricetta è davvero eccezionale, sono ideali per una colazione, per una merenda, ma anche quando avete amici, fate un aperitivo in piedi come finger food, sono veramente eccezionali. Ora vi faccio anche sentire la croccantezza. Proprio sono una pasta che, come vedete, si sbriciola, veramente una cosa deliziosa, davvero davvero molto 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 buoni. Vi consiglio vivamente questa ricetta. Vi ringrazio per aver visto questo video, vi aspetto ai prossimi. Grazie e buon appetito!